Vuoi installare un sistema di videosorveglianza IP ma non sai da che parte cominciare? Guarda questo tutorial. Benvenuti in questo tutorial di SE. Oggi parliamo di telecamere IP. È un argomento che ho già trattato in passato, trovate sul nostro canale YouTube un tutorial registrato alcuni anni fa, assolutamente attuale, che riguarda le telecamere IP serie RH, dove si affronta l'argomento in un'ottica abbastanza teorica, indirizzi IP, telecamere, dialogo con un computer. Per chi ha interesse potete andarlo a rivedere. Oggi invece affrontiamo l'argomento telecamera IP in un modo un po' più pratico. Oggi discutiamo di come si può mettere insieme facilmente un sistema composto da telecamera, videoregistratore NVR e router per l'accesso a internet. Quindi in pratica andiamo a fare quello che è il classico impianto di videosorveglianza IP che si può trovare in un'abitazione, in un negozio, in un'azienda. Oggi non parliamo della scelta dei materiali. Per la scelta dei materiali potete contattare il nostro helpdesk che è a vostra disposizione per consigli e scelte tecniche. Oggi partiamo dal momento in cui riceviamo la scatola con il materiale al momento in cui l'impianto è finito e funzionante. Incominciamo. Ecco il materiale appena arrivato dall'azienda. Qui dentro abbiamo tutto quello che ci occorre per realizzare il nostro impianto di videosorveglianza IP. Vediamo che cosa abbiamo acquistato. Abbiamo scelto delle telecamere IP serie RK che sono nella nostra gamma di prodotti quelle diciamo più utilizzate nell'impianto commerciale residenziale, perché oltre a una alta qualità associano un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi sono una scelta molto frequente. Abbiamo acquistato una telecamera RK DCC5-4, una 4 megapixel sferica dome da utilizzare all'interno, e abbiamo acquistato una telecamera bullet RK BCC6B4, sempre 4 megapixel, con un illuminatore più potente da 60 metri per l'esterno. Facciamo l'esempio di due telecamere, ovviamente sarebbe lo stesso se avessimo comprato 4, 5, 6, 12 telecamere, nulla cambia nella messa in opera del nostro impianto. Poi abbiamo acquistato un videoregistratore. Qui abbiamo scelto un videoregistratore serie DN, ossia un videoregistratore senza porte PoE integrate, proprio per poter dimostrare l'utilizzo anche di uno switch esterno. Si tratta di un DN-IP16, anche in questo caso una scelta molto frequente nell'impianto commerciale e residenziale. Abbiamo infatti anche acquistato uno switch PoE per poter collegare le telecamere. Questo switch PoE è in questo caso uno switch da 4 porte, potrebbe ovviamente essere più grande, da 8, da 16, oppure potremmo anche aver acquistato più switch, non cambia nulla nella realizzazione del nostro impianto. Qui abbiamo fatto apposta un setup piccolo per questioni di praticità, ma sarebbe lo stesso se fosse più grande. Abbiamo anche comprato un hard disk che installeremo dentro il videoregistratore e ci permetterà di registrare. E infine abbiamo anche acquistato del materiale per il cablaggio, una matassa di cavo di rete categoria 5, va benissimo categoria 5, non c'è bisogno di acquistare cavi particolarmente performanti come Cat6 o Cat7 perché non è il caso su un sistema IP di questo tipo, e abbiamo anche acquistato i connettori RJ45 per il cablaggio e la pinza per crimparli sul cavo. Abbiamo tutto quello che ci serve, adesso iniziamo. Il primo argomento che dobbiamo tenere presente è la sequenza corretta delle operazioni di installazione.
Sembra una banalità, ma in realtà non lo è, perché la maggior parte delle problematiche di installazione che capitano sui nostri impianti derivano proprio da una sequenza di operazioni effettuate in modo non corretto. Nella sequenza che vi mostrerò abbiamo privilegiato la configurazione a banco delle apparecchiature. Questa non è una prassi obbligatoria, ma ci sentiamo sicuramente di consigliarla perché le telecamere IP non sono come le telecamere analogiche che si collegano e funzionano. Le telecamere IP hanno bisogno di una configurazione, di un indirizzamento, sia a livello di telecamera sia a livello di NVR e questo indirizzamento è molto più comodo farlo con i dispositivi su un banco piuttosto che con i dispositivi installati. Qualsiasi problematica dovesse insorgere, qualsiasi intoppo, lo possiamo affrontare molto più facilmente che con le telecamere già piazzate in posti magari difficilmente raggiungibili. Vediamo quindi la sequenza corretta di operazioni per installare un sistema TVCC di rete. Qui al mio fianco vedete la corretta sequenza di operazioni da effettuare. La prima è l'analisi della situazione di rete. Questa è una fase che spesso viene bypassata erroneamente perché ci consente di conoscere esattamente quali sono i parametri di rete che dobbiamo impostare nel nostro sistema per poter poi dialogare con il mondo esterno, in particolar modo con il router, che è l'apparecchiatura che ci permette di uscire su internet. Una volta fatto lo studio della rete, passeremo alla fase 2, che è la collocazione dello switch o degli switch di rete, se sono più di uno, in modo da avere le porte sufficienti per collegare le nostre telecamere. La fase 3 è la fase dove andiamo a collegare una per una le singole telecamere e con l'ausilio di un computer gli daremo un indirizzo e una configurazione corretta di rete. Una volta collegate e configurate tutte le telecamere, allora potremo inserire l'NVR, questa è la fase 4. Anche lì ci sarà una configurazione e sistemeremo le telecamere nei canali che desideriamo. Tutte queste operazioni si svolgono a banco, con le telecamere comodamente su un tavolo vicino al router, in modo da poter effettuare la configurazione nel modo più sereno possibile. La fase 5 è invece la collocazione fisica delle telecamere e del videoregistratore e degli switch nei punti dove dovranno poi operare. Passiamo quindi alla prima fase, che è l'analisi della rete. L'impianto che abbiamo acquistato teoricamente potrebbe funzionare anche da solo, assolutamente a sé stante senza nessun dispositivo esterno. Si tratta però di una situazione molto rara, perché normalmente un impianto di TVCC oggi si deve interfacciare con una rete esterna, che può essere una grande rete composta da computer, eccetera, ma può essere anche semplicemente un dispositivo essenziale, che è il router per dialogare verso internet. Se noi partissimo adesso a testa bassa a configurare il nostro impianto di telecamere e videoregistratore, dando degli indirizzi a caso, ci troveremo poi in difficoltà una volta che dovremo collegarci al router, al mondo esterno, perché presumibilmente avremo dato indirizzi non coerenti. Ecco perché la prima cosa che dobbiamo fare è andare a indagare nella nostra rete per capire quale configurazione di rete assegnare per poter poi dialogare efficacemente con il router e poter quindi uscire su internet con successo. Il router è un'apparecchiatura come questa è una Vodafone Station, ce l'avranno molti a casa, dipende dal vostro provider ovviamente. Come tutti i router ha una porta esterna verso la rete diciamo ADSL o fibra, quello che sarà, e poi ha delle porte interne a cui collegare i nostri dispositivi. È qui che noi andiamo a collegarci. Cosa ci serve per poter sapere le impostazioni giuste per il nostro router? Ci serve un computer. Senza un computer non si può mettere in funzione un impianto di telecamera a circuito chiuso perché non si ha modo di dialogare con le apparecchiature. Colleghiamo il router con il computer tramite dei cavi di rete. Questo è un patch cord che potete comprare in tutti i negozi di informatica già fatto, sono cavi diritti, non crossover, e
Diciamo, con questo tipo di cavo saremo in grado di collegare tutte le apparecchiature che vedrete in questo tutorial. Quindi router, computer, videoregistratore, telecamere andranno tutte collegate con questo tipo di cavi. Qui avete un cavo già fatto, più frequentemente negli impianti si utilizzano dei cavi in matassa e poi si terminano con dei connettori RJ45. Colleghiamo quindi una porta interna del nostro router al computer e a questo punto siamo pronti per spostarci sul computer e porre in atto le operazioni che ci permetteranno di conoscere perfettamente gli indirizzi e le configurazioni di rete giuste per il nostro impianto. Eccoci davanti al computer, vogliamo capire da questo computer quali sono i parametri corretti che utilizza questa rete. Come facciamo? Utilizziamo innanzitutto la funzione DHCP. Questo computer, come tutti i computer di fabbrica, funziona in DHCP, ossia si collega al router e automaticamente ottiene i parametri di rete corretti per poter navigare su internet e colloquiare col router. Se proviamo ad esempio a aprire un browser, vediamo che questo computer si collega correttamente a internet, quindi vuol dire che ha acquisito dei dati corretti. Andiamo allora a vedere quali sono i dati che ha acquisito questo computer. Per fare questo apriamo un prompt di DOS. Il prompt di DOS si può richiamare in tanti modi, con Windows 10 forse il modo più facile è ricercare DOS nella casella di ricerca e apriamo il classico prompt di DOS. Qui possiamo digitare dei comandi. Quello che ci consente di vedere i parametri di rete di questa macchina è il comando ipconfig, senza spazi né nulla. Battiamo Enter e otteniamo i dati che volevamo. Qui vediamo che il gateway di questa rete, ossia il router, ha indirizzo 192.168.2.1, mentre questo computer ha ottenuto automaticamente l'indirizzo 192.168.2.25. Questo ci fa capire che questa rete usa la classe 192.168.2. Tutti gli apparecchi della rete che vogliono dialogare con questo router e questo computer dovranno avere questi primi tre numeri dell'indirizzo IP uguali, quindi 192.168.2 saranno i primi tre numeri di tutte le nostre apparecchiature, telecamere, NVR, eccetera. L'ultimo numero lo potremmo scegliere a piacere fra da 1 a 256, purché libero e non utilizzato da altri apparecchi. La subnet mask usata da questa rete è 255.255.255.0. Dovremmo quindi utilizzarla su tutti i nostri apparecchi. Ad esempio, vedendo qua la situazione di questa rete, potrebbe essere un'idea intelligente dare al nostro NVR l'indirizzo 192.168.2.100, alla telecamera 1 l'indirizzo 101, alla telecamera 2 il 102 e così via avessimo altre telecamere. Prima però di approvare questa scelta conviene verificare che gli indirizzi che desideriamo dare alle nostre apparecchiature siano liberi. In questo caso sono sicuramente liberi perché la nostra rete è molto piccola, non ha altre apparecchiature, ma se fosse una rete grande ci potrebbero essere altri dispositivi che usano questi indirizzi. Allora è necessario verificare che questo non sussista. Per fare questo usiamo il comando ping spazio e poi battiamo l'indirizzo che vogliamo verificare. Ad esempio l'indirizzo che vogliamo dare al nostro NVR. Battiamo Enter e dobbiamo ricevere delle risposte negative, come in questo caso. Questo significa che l'indirizzo 192.168.2.100 è disponibile, è libero. Se avessimo ad esempio, proviamo a pingare ad esempio il nostro router, questo è quello che succede se invece pinghiamo un dispositivo che risponde, cioè che esiste ed è collegato in rete. Questo indirizzo 192.168.2.1 non è evidentemente disponibile perché è occupato da un'apparecchiatura. Proseguiamo pingando tutti gli altri indirizzi che intendiamo utilizzare.
e proseguiamo in questo modo fino ad avere la certezza che tutti gli indirizzi che desideriamo utilizzare siano liberi e disponibili. Prima di collegare le nostre telecamere dobbiamo avere a disposizione un numero sufficiente di porte di rete per poterlo fare. Il router abbiamo visto che ha delle porte di rete già integrate, ma sono poche e poi sono porte senza alimentazione PoE, quindi non vanno bene per le nostre telecamere. Per collegare le telecamere dobbiamo collegare prima al router degli switch. Uno lo abbiamo acquistato insieme al nostro materiale ed è questo piccolo switch PoE da 4 porte, sufficienti per il piccolo impianto che dobbiamo realizzare. Ricordiamo prima di tutto che lo switch, tra le apparecchiature che abbiamo acquistato e che dovremo installare oggi, è l'unica apparecchiatura che non ha bisogno di nessun indirizzamento. È un apparecchio che semplicemente colleghiamo al router, al monte della rete, quello che sarà, ci dà le porte sufficienti alle nostre telecamere. È un po' come una presa multipla di un impianto elettrico. Entra una porta e ce ne dà 4, ma non ha bisogno di nessuna configurazione. In questo caso abbiamo una porta che chiamiamo uplink, che è quella che utilizzeremo per collegare il monte della rete, quindi il router. E poi abbiamo 4 porte PoE, che sono quelle che invece utilizzeremo per le telecamere. Le porte PoE si dicono così perché sono in grado di fornire alimentazione al dispositivo connesso e sono quelle che utilizziamo per le telecamere. Possiamo anche utilizzarle per NVR, PC o altro perché lo switch è in grado da solo di capire se il dispositivo connesso richiede o meno alimentazione. Possiamo collegare un solo switch oppure più switch. Se colleghiamo diversi switch, ricordiamo di utilizzare sempre la porta uplink per il monte della rete. Quindi partiremo dal router, entreremo nell'uplink del primo switch, poi usciremo da una porta di questo switch, andremo all'uplink del secondo switch e così via fino alla fine. Avremo al termine della nostra operazione un numero sufficiente di porte per collegare le nostre telecamere e possiamo quindi procedere oltre e collegare finalmente la nostra prima telecamera. Siamo finalmente arrivati al momento di collegare la prima telecamera. Qui abbiamo il nostro switch, abbiamo un cavo di rete che proviene dal nostro router e va a finire nella porta uplink dello switch e poi abbiamo le 4 porte PoE pronte per i nostri dispositivi. Prendiamo la prima telecamera. Collegare una telecamera IP è facilissimo. Con un cavo di rete andiamo dalla porta della telecamera alla porta PoE dello switch. Osserviamo i LED di funzionamento della porta dello switch, dopo alcuni secondi dovranno iniziare a lampeggiare. Questo significa che il collegamento elettrico e digitale con il dispositivo funzionano correttamente. Se non vedete funzionare correttamente i LED, allora bisogna verificare il cablaggio fisico dell'apparecchio, cablaggio a livello di crimpatura dei cavi, eccetera. Cosa molto importante, non andiamo oltre in questa fase la prima telecamera. Tutte le telecamere IP sono date con un indirizzo IP statico, fisso, uguale per tutte le telecamere. Se installassimo in questo momento anche la seconda telecamera, provocheremo un conflitto IP e non funzionerebbe nulla. Quindi dobbiamo installare questa prima telecamera, vedere che funzioni correttamente dal punto di vista elettrico e successivamente andare a configurare l'indirizzo IP di questa telecamera. Solo una volta che abbiamo completato questa fase possiamo allora andare a collegare la seconda telecamera. Questo è molto importante perché tanti problemi si verificano proprio per questa installazione simultanea di telecamere che hanno lo stesso indirizzo. Ora abbiamo collegato la telecamera, spostiamoci sul computer per configurare l'indirizzo.
Eccoci di nuovo davanti al computer, ora dobbiamo ricercare in rete la telecamera che abbiamo installato e modificare l'indirizzo IP. Per fare questo usiamo una utility, un piccolo software che è contenuto nel CD insieme alla telecamera, si può anche scaricare dal nostro sito, è il software di configurazione della serie RK. Altre gamme della nostra serie hanno le loro utility simili a questa che vedrete funzionare. Il programma all'avvio esegue automaticamente una ricerca delle telecamere IP serie RK presenti in rete e trova la telecamera che abbiamo appena collegato. Il suo indirizzo di fabbrica 192.168.1.168, questo è l'indirizzo di tutte le telecamere RK nuove, poi c'è la subnet mask che è già giusta e poi c'è il gateway. Questi parametri dobbiamo modificarli per inserirli correttamente in base alla nostra rete. Evidenziamo la telecamera e qui sulla destra abbiamo i parametri completamente editabili. Andiamo quindi a inserire al posto dell'indirizzo di fabbrica l'indirizzo 192.168.2.101 che avevamo stabilito per la prima telecamera. Il gateway non è più 192.168.1 ma 192.168.2.1 perché questo è l'indirizzo del nostro router. Il DNS è un parametro che non abbiamo ancora visto finora, è il server online che le telecamere possono usare per identificare i siti web. Potete inserire il DNS del vostro provider se lo conoscete, oppure per non sbagliare potete inserire il DNS di Google 8.8.8.8 che funziona sempre. Le porte le lasciamo inalterate, inseriamo lo username e la password di accesso alla telecamera. Lo username e la password per le telecamere serie RK è admin, tutto minuscolo. A questo punto possiamo cliccare Modify. Questo messaggio ci avverte che la modifica ha avuto successo. Possiamo cliccare OK e diciamo che a questo punto il nostro lavoro di configurazione lo abbiamo terminato. Potremmo nello stesso modo, con altre gamme della nostra serie, procedere con i rispettivi software di ricerca, funzionano tutti nello stesso modo. Si ricerca la telecamera e si modifica con il programma. Per vedere e controllare il nuovo indirizzo dobbiamo attendere una trentina di secondi perché la telecamera deve loggarsi in rete con il nuovo indirizzo. Poi a questo punto, premendo refresh, ritroviamo la telecamera con l'indirizzo corretto che questa volta è coerente con la nostra rete. 192.168.2.101 era quello che volevamo dargli, la subnet mask è giusta e anche il gateway è corretto. Siamo pronti per usare questa telecamera. Abbiamo completato l'installazione della prima telecamera. La seconda telecamera si farà nello stesso modo, la terza e via così, andremo ad assegnare a ognuna un indirizzo IP diverso e normalmente progressivo. Prima di procedere oltre, conviene però fare un test di collegamento con ogni singola telecamera. Questo lo facciamo di nuovo al personal computer, questa volta utilizzando il browser per internet. Per collegarci alla telecamera utilizziamo un browser per internet. Il browser preferibile in questo caso è sempre Internet Explorer. Possiamo usare con la serie RK anche altri browser come Chrome o Firefox, ma Internet Explorer è sicuramente compatibile con tutte le gamme di telecamere IP disponibili in commercio, perché è il browser di riferimento per la videosorveglianza. Lanciamo Internet Explorer e per collegarci alla nostra telecamera dobbiamo semplicemente digitare nella barra dell'indirizzo in alto l'indirizzo IP della telecamera, interno ovviamente alla nostra rete. (192.168.2.101). Battiamo Enter. La telecamera al primo accesso riconosce che non è presente nel browser che stiamo utilizzando il plugin necessario per riprodurre la telecamera e ci consente di scaricarlo. Clicchiamo Download e salviamo il plugin magari sul desktop.
Scaricato il plugin, possiamo chiudere Internet Explorer e installiamo questo piccolo software. Il plugin si installa in poco tempo. E a questo punto siamo pronti a far ripartire il browser e effettuare il collegamento. Nei futuri collegamenti con altre telecamere dello stesso tipo non ci sarà più bisogno di fare questa operazione perché una volta installato il plugin sarà sempre disponibile. Andiamo a inserire nel browser l'indirizzo IP della telecamera. E finalmente ci si presenta la maschera di accesso. Digitiamo admin admin, che sono le credenziali di fabbrica delle telecamere IP serie RK, e accediamo alla telecamera. Questo accesso ci serve per poter verificare la qualità dell'immagine, la ripresa, i colori, per fare delle modifiche, ma in questo momento non è questo l'oggetto di questo tutorial. Ci basta verificare che l'immagine si veda correttamente, i colori siano giusti. Facciamo questa prova su tutte le telecamere in modo da essere certi di poter proseguire. Bene, siamo arrivati a un buon punto nel nostro lavoro. Nella fase 1 abbiamo scoperto come funziona la nostra rete, nella fase 2 abbiamo collegato gli switch, nella fase 3 abbiamo collegato le telecamere, assegnato l'indirizzo IP e abbiamo anche verificato con un collegamento di test che tutto sia a posto. Ora è il momento di andare oltre, passare alla fase 4. In questa fase inseriremo in rete l'NVR. L'NVR è il dispositivo di gestione che ci permette di fruire facilmente dell'impianto, è il videoregistratore di rete, il network video recorder. Vediamo come funziona. È venuto il momento dell'NVR. Il videoregistratore NVR è il cuore del nostro impianto di telecamere IP. Tramite l'NVR possiamo registrare, otteniamo le uscite monitor per poter vedere le telecamere sullo schermo e possiamo poi anche accedere da remoto con i cellulari, eccetera. Questo modello è il DNP16, una scelta classica per gli impianti commerciali e residenziali, è munito di una sola porta di rete. Tutta la comunicazione con le telecamere viaggia su questa porta di rete, poi ci sono le uscite per i monitor per poter avere gli schermi di visualizzazione. Questo è il modo più classico e corretto di installare un NVR in rete. Abbiamo poi anche nella nostra gamma degli NVR che hanno delle porte PoE integrate per le telecamere. Sono un vantaggio di praticità, se vogliamo, per poter collegare direttamente le telecamere al videoregistratore, ma d'altro canto sono anche un impedimento perché mi obbligano a portare i cavi di rete tutti al videoregistratore, come avviene per i sistemi analogici. In realtà il vantaggio della televisione a circuito chiuso su IP è proprio quello di poter avere le telecamere collegate agli switch ovunque nell'impianto e il videoregistratore raggiungibile solamente con un cavo di rete. Adesso collegheremo questo videoregistratore a un monitor, al mouse, alla rete e andremo a configurare le telecamere. Eccoci ora alle prese con il nostro NVR. Abbiamo montato il videoregistratore, abbiamo collegato il monitor, il mouse, montato l'hard disk all'interno, soprattutto abbiamo collegato la rete. Il videoregistratore si collega alla rete in qualunque punto, può essere collegato a uno switch di rete qualunque, al nostro switch insieme alle telecamere, quello che abbiamo installato nella fase 2, direttamente al router, dove vogliamo, tanto il dialogo con le telecamere avviene tramite il cavo di rete.
Non tratteremo in questo tutorial il montaggio dell'hard disk, il collegamento remoto col videoregistratore, tutte queste cose perché sono già state oggetto di un altro tutorial che trovate sul nostro canale YouTube e riguarda proprio l'utilizzo dei videoregistratori serie DN di questa gamma. Oggi guarderemo esclusivamente la parte che riguarda la configurazione delle telecamere IP. La prima cosa che dobbiamo fare è assegnare a questo videoregistratore una configurazione di rete corretta. Sappiamo i parametri di rete che volevamo assegnargli e andiamo a inserirli nella configurazione. Lavoriamo direttamente con il mouse sullo schermo, si clicca con il destro, menu OSD, la configurazione di rete la troviamo nel pulsante giallo. Teoricamente un videoregistratore potrebbe anche funzionare in modalità DHCP, però non è una configurazione consigliabile nelle telecamere IP perché potrebbe modificare poi il proprio indirizzo nel tempo e renderci difficile raggiungerlo dall'interno della rete. Molto meglio quindi assegnargli un indirizzo IP statico. Quello che avevamo concordato era 192.168.2.100. La subnet mask 255.255.255.0 va bene, il gateway 192.168.2.1. Come DNS possiamo lasciare 8888 che è il DNS di Google, oppure inserire quello del provider. Qui vi ho fatto vedere anche un trucchetto involontariamente interessante per acquisire già direttamente gran parte dei dati di rete in modo automatico. Ho abilitato la funzione di DHCP per un attimo, il videoregistratore ha recepito dal router i dati di rete giusti e mi ha già compilato la tabella e poi non ho dovuto far altro che modificare l'indirizzo IP per mettergli il 192.168.200 che era l'indirizzo che avevamo concordato. A questo punto posso salvare con il segnale di spunta verde in alto e il videoregistratore ha acquisito la sua configurazione di rete. A questo punto non ci resta che andare a inserire le telecamere. Per configurare le telecamere dobbiamo cliccare il pulsante rosa Aggiungi IPCam. Compaiono due tabelle, una superiore dove il videoregistratore automaticamente va a ricercare le telecamere configurate in rete e ha trovato infatti i due indirizzi che noi abbiamo configurato, la telecamera 101 e la telecamera 102. Sotto abbiamo la lista delle telecamere aggiunte al videoregistratore che in questo caso non ci sono ancora. Scegliamo la prima telecamera e clicchiamo Aggiungi. Si apre una paginetta di configurazione molto scarna dove possiamo inserire la porta di comunicazione che normalmente sarà già corretta in base alla comunicazione fra il videoregistratore e la telecamera. La risoluzione è bene lasciarla su automatico, il protocollo è sempre ONVIF, quello su cui dovete lavorare è la password utente, il nome utente e la password. In particolare la password viene proposta con degli asterischi, ma non è detto che sia quella corretta per le vostre telecamere. Bisogna quindi andare a sovrascriverla sempre. Nel caso delle telecamere RK dobbiamo inserire admin admin. Questo è quanto. Clicchiamo la spunta verde. Vedete che in alto a sinistra compare la scritta Connecting perché il videoregistratore sta andando a collegarsi con la telecamera, che possiamo ovviamente ingrandire a pieno schermo. Se non dovesse comparire lo streaming video, questo normalmente può succedere ad esempio quando si integrano telecamere di altri costruttori nei nostri NVR e quindi magari i settaggi non sono automatici, allora in quel caso dovete andare a verificare nell'ordine la password di accesso, la porta di comunicazione del protocollo ONVIF, che di norma nelle nostre telecamere è la porta 80, ma in altre telecamere di altri costruttori può essere una porta diversa.
e in ultimo i settaggi di regolazione della codifica, perché alcune codifiche potrebbero non essere compatibili, ad esempio il Motion JPEG era una vecchia codifica non più compatibile con i nostri videoregistratori. Queste sono le tre aree su cui andare a investigare se non si verifica immediatamente la connessione. Viceversa, quando la connessione ha successo, il videoregistratore dialoga con la telecamera, stabilisce nel corso di un paio di tentativi la massima risoluzione che può negoziare con la telecamera e il sistema è pronto per funzionare. Terminata la configurazione a banco del nostro sistema, configurate le telecamere, configurato l'NVR, tutto funziona correttamente, possiamo passare alla installazione fisica dei componenti. Quindi andiamo a posizionare le telecamere nel luogo dove veramente dovranno funzionare. Per far questo utilizziamo il cavo di rete categoria 5, lo terminiamo con dei connettori RJ45, qui non stiamo a spiegare la materia di crimpatura eccetera che è ampiamente documentata su internet. Questo è l'unico cavo che serve per collegare i sistemi di televisione a circuito chiuso IP. Alimentazione, video, eventualmente audio, passano su questo unico cavo di connessione. Una volta arrivati alla telecamera, la possiamo posizionare entro 100 metri dallo switch, quindi la distanza fra switch e telecamera è al massimo 100 metri per le connessioni PoE. Se dobbiamo andare oltre dobbiamo rilanciare con ulteriori switch o con iniettori PoE esterni. Una volta giunti alla nostra telecamera, dalla telecamera esce un cavo con i connettori di circa mezzo metro che ci permette di raggiungere la cassetta di derivazione più vicina per poter proteggere le connessioni. Se non disponete di una cassetta di derivazione vicino alla telecamera, conviene acquistare la base stagna per le connessioni, che è una scatola che offriamo praticamente per tutti i nostri modelli, che sta fra la telecamera e la parete e permette all'interno di contenere le connessioni e tenerle protette dalle intemperie. Bene, abbiamo terminato questo nostro tutorial. Io vi ringrazio per aver seguito queste spiegazioni, spero che siano state utili. Vi ricordo che per ulteriori informazioni sui nostri prodotti ed eventualmente per acquistare potete fare riferimento al nostro sito internet www.dse.eu.